Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi continua la serie dedicata alla Clorinda Small con il terzo accessorio coordinato che ho realizzato con la stessa rocca di cordino. Oggi non realizzeremo il solito portamoneta all'uncinetto, realizzeremo un qualcosa di davvero particolare e i dettagli che fanno davvero la differenza in questo progetto di oggi sono sicuramente la chiusura click rettangolare che ho utilizzato e che trovi sempre su momiscrochet.it e anche la lavorazione all'uncinetto che rimane sempre piuttosto semplice e veloce da realizzare. Uncinetto di lavorazione 3,5, un progetto davvero adatto a tutti e che puoi realizzare non solo perché già hai realizzato la Clorinda Small e il suo portacellulare, ma può essere anche un'ottima idea e regalo. L'autunno-inverno si avvicina. Con questo tris di accessori che attualmente ho realizzato, poi vedremo se questa serie continuerà o meno, vi aspetto sempre giù nei commenti perché mi avanza ancora un po' di cordino, quindi qualche altra cosa ci esce fuori. Ho pensato anche alla prossima stagione. Anche quest'oggi niente sprechi, questo è l'ennesimo tutorial che dimostra che con degli avanzi di cordino possono uscire fuori dei progetti all'uncinetto non solo utili ma meravigliosi. E non finisce qui. Alla fine di questo tutorial non solo vi rivelerò il progetto finale, ma vi mostrerò anche che il progetto di oggi è la versione mini di una borsa all'uncinetto che ho realizzato circa un anno fa. Comunque vi rivelerò tutto alla fine di questo video. Intanto iniziamo subito col progetto di oggi. Sigla! Con la stessa rocca di cordino con cui abbiamo realizzato la Clorinda Small e il portacellulare, facciamo un cappio e avviamo 14 catenelle che all'incirca equivalgono a 9 cm. A partire dalla seconda catenella iniziamo a lavorare un punto basso nella maglia dietro, per un totale di 13 punti bassi. Tredicesimo ed ultimo punto basso. Terminata la primissima riga a punto basso, questo sarà il risultato. Adesso continuiamo per la riga numero 2. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro, ci lavoriamo anche la coda dietro e iniziamo a lavorare un punto basso in ciascun punto basso al di sotto per un totale sempre di 13 punti bassi. Ultimo punto basso. Abbiamo lavorato anche la riga numero 2, catenella, giriamo il lavoro e continuiamo anche per la riga numero 3, ripetendo lo stesso lavoro, un punto basso in ciascun punto sottostante. Terminata questa terza riga, continuiamo per altre 6 righe per un totale di 9 righe a punto basso. Il nostro pannello rettangolare dovrà misurare 9 cm per 6 cm. Terminata la base, continuiamo con il nostro lavoro, andremo a rifinire tutto il perimetro. Terminata l'ultima riga a punto basso, la nona, aggiungiamo una catenella e nello stesso punto dell'ultimo lavoriamo un punto basso e poi andiamo a rifinire la zona più corta, quindi la zona irregolare. Lì andremo a lavorare semplicemente un punto basso per ciascuna riga.
Nell'ultimo punto basso, nell'ultima riga, praticamente dove abbiamo lavorato il punto basso nella maglia dietro della catenella, facciamo una catenella e un punto basso nello stesso punto, e da qui in poi non faremo altro che lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante. Finché non arriviamo al termine della riga. Sempre nell'ultimo punto faremo un punto basso, una catenella, un punto basso, e procederemo a punto basso anche nel secondo lato più corto, quindi nel lato irregolare. Anche lì faremo un punto basso in ciascuna riga. Continuiamo così, ci vediamo alla fine e vediamo insieme come chiudere. Giro di rifinitura completato. Andiamo a chiudere il giro. Lavoriamo un punto basso dove abbiamo lavorato il primissimo, facciamo una catenella e direttamente da qui, senza mai chiudere il giro, andiamo nel primo punto basso e lavoriamo un punto basso che andremo a segnare col marcapunti, fondamentale perché non chiuderemo mai il giro. Nel punto successivo invece lavoreremo un punto basso prendendo solo la sola dietro, nel successivo lavoreremo un punto basso normale e nel successivo un punto basso in costa dietro. Per tutto il giro non faremo altro che alternare questi due punti, il punto basso normale e il punto basso lavorato in costa dietro. Se hai seguito i 2 episodi precedenti che riguardano la realizzazione della Clorinda Small e del portacellulare, questo punto di lavorazione ti ricorderà qualcosa. Se hai perso questi 2 tutorial precedenti, te li lascio sotto a questo video nel box info. Siamo all'angolo, nel primo punto facciamo un punto basso normale, nella catenella dell'angolo un punto basso in costa dietro, mentre nel terzo punto un punto basso normale, e si procede per il lato più corto, rimanendo fedeli alla sequenza dei punti, anche negli altri 2 angoli che ci rimangono. Quindi procediamo così per tutto il giro, ci vediamo alla fine, così vi mostro come chiudere e ripartire col giro numero 2. Intanto concludiamo insieme il giro numero 1, ci rimangono gli ultimi 2 punti, nel penultimo un punto basso normale e nell'ultimo un punto basso in costa dietro. Togliamo il marcapunti e ripartiamo proprio dal primissimo punto. Qui faremo semplicemente un punto basso sul punto basso normale e rimettiamo il marker. Nel punto basso successivo andiamo a lavorare un punto basso in costa dietro, proprio come abbiamo fatto durante il giro numero 1. Sul punto basso normale lavoriamo un punto basso normale e sul punto basso in costa dietro ripetiamo un punto basso in costa dietro. E anche per questo secondo giro continueremo ripetendo la stessa sequenza dei punti, alternando il punto basso normale e il punto basso in costa dietro. Ripeteremo questo lavoro sia per questo giro che per tutti i giri successivi, per un totale di 13 giri. Fino ad ora insieme ne abbiamo lavorati 2, lavoriamone altri 11 e ci rivediamo al lavoro quasi completato. Bene, sono quasi al termine del giro numero 13, lavoro gli ultimi 2 punti, uno normale e uno in costa dietro, questo qui è il risultato finale. Quindi in totale, ripeto, ho lavorato 13 giri alternando 2 punti e ho raggiunto così 8 cm di altezza. A questo punto andiamo a rifinire il bordo superiore, togliamo il marcapunti e iniziamo a lavorare un punto bassissimo in costa dietro in ciascun punto sottostante. Mi raccomando, rimettiamo il marker nel primo punto. Terminato il primo giro punto bassissimo in costa dietro, continuiamo per un secondo giro, quindi ritogliamo il marcapunti e proprio lì andiamo a lavorare un altro punto bassissimo in costa dietro e lo ripetiamo per tutti i punti successivi. Rimettiamo il marker e continuiamo.
voilà, progettino l'uncinetto quasi completato. Ho terminato anche il secondo giro a punto bassissimo, quindi andiamo a chiuderlo in maniera invisibile. Tolgo il marker, taglio il cordino, mi aiuto con un ago, mi inserisco nel primo punto bassissimo, al centro dell'ultimo, blocco e disperdo il cordino in eccesso all'interno del mio progetto all'uncinetto. Taglio l'eccesso e sigillo il tutto con la fiamma dell'accendino. E voilà, adesso siamo pronti per prendere il nostro accessorio, la chiusura click clack rettangolare, e fissarla con l'aiuto di ago e filo per cucire. Puoi utilizzare anche il filo in nylon trasparente per cucire, in questo modo non si vedranno le cuciture. Io utilizzo un filo da cucire semplicissimo nella variante marrone per dare un po' di contrasto, lo stesso colore che ho utilizzato per applicare la targhetta in legno sulla Clorinda Small. Mi aiuto anche con un giravite piatto per spingere la lavorazione all'uncinetto all'interno della fessura della chiusura click. Questo passaggio è molto fondamentale per fissare tutto al meglio. Poi prendo ago e filo, lo blocco all'interno con un semplice nodo e inizio la mia cucitura. Non è un passaggio assolutamente difficile, nemmeno per i principianti. Bisogna avere soltanto un po' di pazienza. Per una cucitura durevole e resistente nel tempo, passo 2 volte attraverso il primo ed il secondo foro della click. Quindi cosa faccio? Intanto entro nel primo foro, poi entro nel secondo, ritorno indietro nel primo e faccio una doppia passata. Così faccio per tutti i fori che ho disponibili sulla click. Una volta che cucio la prima metà chiusura, vado a sigillare con un nodino, disperdo il filo in eccesso, riprendo un nuovo filo e ripeto la stessa operazione sulla seconda metà della mia click. Io qui ti sto mostrando tutti i passaggi fondamentali senza alcun taglio per mostrarti che comunque non è affatto difficile seguire questa operazione. Ripeto, ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza, ma non è impossibile. Ecco qua il terzo accessorio coordinato alla Clorinda Small in tutta la sua bellezza. È davvero deliziosa, non sembra affatto un portamonete qualsiasi, ma sembra la versione mini della Click Clack Mayra che ho realizzato circa un annetto fa. La versione più piccola, senza manico, però volendo puoi applicare una piccola catenina perché la chiusura Click Clack presenta un inserto attraverso cui puoi fare passare un piccolo moschettone. Se ti stai chiedendo se esiste il tutorial delle Click Clack Mayra, certamente sì, ti lascio il link sotto a questo video così puoi realizzarla anche tu. E non solo, trovi anche tutti gli accessori, quindi chiusura utilizzata più il cordino più vari scampoli, sempre sul mio shop momiscrochet.it. E voilà amiche ed amici, guardate che meraviglia, lo so, ve l'ho fatto vedere già prima, ma ve la faccio vedere ancora una volta più da vicino perché è davvero una chicca. Questa è l'ennesima prova che con degli avanzi di cordino si possono realizzare davvero dei prodotti unici, nuovi accessori, quindi mi raccomando continuiamo così, diamo vita agli avanzi di cordino e di filato. Poi la cosa ancora più bella è che praticamente, come vi dicevo prima, lo avete anche già visto, è la versione mini della borsa Mayra. La struttura è la stessa, senza farlo apposta. Quando ho terminato il progetto mi sono resa conto, ma questa è la versione mini della Mayra che ho proprio qui vicino a me. Questo significa che non solo puoi realizzare questa mini click clack da abbinare alla Clorinda Small, ma puoi realizzare la Mayra e abbinarci ovviamente il suo portamonete. Anche questa bag è abbastanza pratica, comoda e spaziosa per poter ospitare anche il nostro portamonete o mini click clack. C'è il tutorial anche di questo progetto, la chiusura è anche disponibile su momiscrochet.it, quindi avete tutto a disposizione sul mio shop. Come sempre vi aspetto giù nei commenti
commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo ultimo progettino e in generale del tris di accessori che finora abbiamo realizzato. Anzi, fatemi sapere cosa vi va di vedere la prossima settimana, sempre con lo stesso cordino che mi è avanzato, ma ci saranno nuovi progetti, non vi preoccupate. Se hai realizzato la Clorinda Small, devi assolutamente realizzare anche questo terzo accessorio. Se invece ancora non hai realizzato la tua Clorinda Small, cosa aspetti? Il kit lo trovi su momiscrochet.it nella categoria kit borsa uncinetto. Ti lascio tutti i link utili sotto a questo video nel box info. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi aspetto prossima settimana con nuovi video tutorial. Vi auguro un buon weekend, vi voglio bene, un bacino a tutti!